Libro del Levitico. È il terzo libro della Bibbia ed è collocato subito dopo l'esodo degli Israeliti dalla loro condizione di schiavitù, quando Dio li condusse ai piedi del monte Sinai e invitò Israele a una relazione fondata su un patto. Purtroppo si erano subito ribellati e avevano infranto quel patto. Dio voleva che la sua presenza gloriosa si manifestasse e dimorasse in mezzo a Israele, nella forma di un tabernacolo, ma il peccato di Israele aveva danneggiato quella relazione. Così alla fine dell'Esodo, ovvero il libro che precede il Levitico, Mosè, come rappresentante di Israele, non era neppure riuscito a entrare alla presenza di Dio nella tenda. Il libro del Levitico comincia ricordandoci questo problema fondamentale. Dice che il Signore chiamò Mosè dalla tenda. Dunque ci chiediamo come possa Israele, nella sua condizione di peccato ed egoismo, riconciliarsi con questo Dio santo. Il Levitico parla proprio del modo in cui Dio, nella sua misericordia, ha fornito un mezzo affinché il popolo peccatore e corrotto potesse vivere alla sua santa presenza. Ora fermiamoci un attimo per analizzare questa idea molto importante della santità di Dio. Questo concetto è fondamentale per capire il libro. La parola santo significa semplicemente essere separato o unico. Nella Bibbia Dio è separato da ogni altra cosa per via del suo ruolo unico di creatore di tutte le cose e di autore della vita stessa. Dunque, se Dio è santo, lo è anche lo spazio intorno a lui. È pieno della sua bontà, vita, purezza e giustizia. Quindi, se Israele, che è ingiusta e peccatrice, vuole vivere alla presenza santa di Dio, deve diventare santa. Deve affrontare il problema dei suoi peccati. Ed ecco il libro del Levitico. La struttura simmetrica del libro è davvero straordinaria. Esplora i tre modi principali in cui Dio aiuta Israele a vivere alla sua presenza. Le sezioni esterne sono descrizioni dei rituali che Israele doveva praticare alla presenza santa di Dio. Le seguenti sezioni interne si concentrano sul ruolo dei sacerdoti di Israele, come mediatori tra Dio e il popolo. E all'interno di esse troviamo due sezioni corrispondenti che si focalizzano sulla purezza di Israele. E proprio qui, al centro del libro, troviamo un rituale chiave, il giorno dell'espiazione, che collega le diverse parti del Levitico. Il libro si conclude con una breve sezione in cui Mosè esorta Israele a essere fedeli a questo patto. Immergiamoci nella trama. La prima sezione esplora i 5 tipi principali di sacrifici rituali che doveva compiere Israele. 2 di questi rappresentavano modi in cui un israelita poteva ringraziare Dio, restituendogli i pegni simbolici di ciò che Dio stesso gli aveva donato in precedenza. Gli altri 3 sacrifici erano 3 modi differenti di chiedere perdono a Dio. In queste situazioni, un israelita avrebbe offerto in sacrificio il sangue di un animale, confessando che il suo peccato aveva contribuito a portare più malvagità e morte nel mondo buono creato da Dio. Anziché distruggere queste persone, Dio naturalmente vuole perdonarle. E così questo animale muore simbolicamente al posto loro, espiando, ovvero coprendo i loro peccati. Quindi, per mezzo di questi rituali, agli israeliti venivano costantemente ricordate la grazia di Dio, la sua giustizia, ma anche la gravità e le conseguenze della loro malvagità. Il secondo gruppo di rituali stabilisce le 7 feste annuali di Israele. Ognuna di esse racconta un aspetto differente della storia di come Dio li avesse liberati dalla schiavitù in Egitto e guidati attraverso il deserto fino alla terra promessa. Celebrando regolarmente queste festività, gli israeliti avrebbero ricordato la loro vera identità e chi fosse Dio per loro. Passiamo alle sezioni relative ai sacerdoti di Israele. Aaron e i suoi figli erano stati consacrati per la prima volta, per entrare alla presenza di Dio come rappresentanti di Israele. E in questa sezione corrispondente leggiamo quali fossero i requisiti per diventare sacerdoti. I sacerdoti dovevano avere il massimo livello di integrità morale e santità rituale, in quanto rappresentavano il popolo davanti a Dio e viceversa. Ora scopriamo perché la santità dei sacerdoti è così importante in questa prima sezione. Subito dopo la consacrazione della famiglia di Aronne, 2 dei suoi figli piombano in modo irruento alla presenza di Dio, infrangendo palesemente le regole. Di conseguenza vengono bruciati all'istante dalla santità di Dio, ricordandoci in modo ossessionante il paradosso di vivere alla presenza di un Dio santo. Egli è bontà pura, ma diventa pericoloso per coloro i quali si ribellano e insultano la sua santità. Per questo motivo è importante che i sacerdoti di Israele diventino santi, e con loro anche il popolo di Israele.
tema su cui si concentreranno tutte le successive sezioni interne. I capitoli tra l'11 e il 15 affrontano il tema della purezza rituale richiesta a tutti gli israeliti. Dal 18° al 20° capitolo si parla della purezza morale del popolo. Ecco cosa c'è alla base di tutti questi termini relativi alla purezza e all'impurità. Essendo Dio santo, gli israeliti devono trovarsi anch'essi in uno stato di santità quando entrano alla sua presenza. Questa condizione veniva chiamata essere purificato o puro. La presenza di Dio era zona proibita per chiunque non si trovasse in uno stato di santità e tale condizione veniva chiamata essere impuro. Un israelita poteva diventare impuro in diversi modi, entrando in contatto con i liquidi corporei riproduttivi, a causa di una malattia della pelle, oppure toccando muffe, funghi o cadaveri. Per gli israeliti, tutti quegli elementi erano associati alla mortalità e alla perdita della vita, il che ci chiarisce il simbolo centrale alla base di tutte queste idee. Diventiamo impuri quando ci contaminiamo toccando la morte, per così dire. E la morte è l'opposto della santità di Dio, in quanto l'essenza di Dio è la vita. Questa è la vera chiave. Il semplice fatto di essere impuri non era peccaminoso né sbagliato. Toccare questo tipo di cose faceva parte della vita quotidiana e l'impurità era uno stato temporaneo. Durava solo 1 o 2 settimane e poi scompariva. Ciò che veniva considerato sbagliato o peccaminoso era entrare alla presenza di Dio con noncuranza, portando quei simboli di morte e impurità sul proprio corpo, da non fare. L'ultima causa di impurità era il consumo alimentare di certi animali. Le leggi del cibo kosher si trovano in questa sezione. Esistono moltissime teorie sul motivo per cui certi animali fossero considerati impuri o proibiti, allo scopo di promuovere l'igiene o per evitare dei tabù culturali. Il testo non è esplicito, ma il punto fondamentale di tutti questi capitoli è molto chiaro. Tutte queste regole operano come un insieme elaborato di simboli culturali, che ricordano a Israele che la santità di Dio deve interessare tutte le aree della loro vita. Questa sezione corrispondente tratta della purezza morale di Israele. Gli israeliti erano chiamati a vivere in modo diverso dai cananei. Dovevano prendersi cura dei poveri anziché ignorarli. Dovevano avere un alto livello di integrità sessuale e promuovere la giustizia in tutta la loro terra. Qui al centro del libro troviamo una lunga descrizione di una delle feste annuali di Israele, ovvero il giorno dell'espiazione. Era altamente improbabile che la ribellione e il peccato degli israeliti fossero tutti coperti attraverso i sacrifici individuali. E così una volta all'anno il sommo sacerdote prendeva 2 capre. Una di queste fungeva da offerta di purificazione ed espiazione per i peccati del popolo, mentre l'altra veniva chiamata il capro espiatorio. Il sacerdote avrebbe confessato i peccati di Israele e li avrebbe simbolicamente collocati su questa capra, che poi sarebbe stata cacciata nel deserto. Ancora una volta si tratta di un'immagine molto evocativa del desiderio di Dio di rimuovere il peccato e le sue conseguenze dal suo popolo, per poter vivere in pace con loro. Il libro si conclude con Mosè che esorta Israele a essere fedele a tutti i termini del patto. Descrive poi le benedizioni di pace e abbondanza che risulteranno dall'obbedienza a tutte queste leggi. Inoltre Mosè li avverte che se saranno infedeli e disonoreranno la santità di Dio, precipiteranno nella rovina e poi verranno esiliati dalla terra promessa ad Abramo. Se vogliamo vedere il modo in cui il Levitico si inserisce nella trama principale della storia, è utile leggere la prima frase del libro dei Numeri, il libro successivo della Bibbia, che comincia dicendo che il Signore parlò a Mosè nella tenda. Dunque vediamo che adesso Mosè può entrare alla presenza di Dio come rappresentante di Israele, che significa che il libro del Levitico ha funzionato. Nonostante il fallimento di Israele, Dio ha fornito un modo per coprire i suoi peccati, affinché il Signore potesse convivere in pace con uomini peccatori. Ed ecco di cosa parla il libro del Levitico.